Ragazzi, che posto incredibile! Naturalmente siamo stati molto bene qua, veramente super rilassante questo posto. I pannelli fotovoltaici richiedono un po' di lavaggio effettivamente, d'altronde qua che non piove veramente è tanto. Dobbiamo dargli una pulita, anche perché, ragazzi, qua siamo in inverno. I pannelli producono bene perché il cielo è quasi sempre limpido, anche se appunto qualche giorno fa c'è stato un po' di nuvole, però insomma cala presto, sorge tardi, cala presto. Ma direi che per ora non siamo assolutamente in affanno. Ci sono solo i rumori della nostra casa che rompono il silenzio. E gli uccelli, che però fanno parte del contesto. Sì, oggi dobbiamo andare verso il Fish River Canyon, che è una zona turistica, deve essere molto bello, è anche un parco, e lì attorno abbiamo visto che ci sono un sacco di recinzioni, un sacco di divieti, anche perché è all'interno di un parco. E quindi con tutta probabilità questa sera dovremo andare a un campeggio. Abbiamo visto che ce n'è uno proprio dentro il parco, ma è carissimo. Ce ne dovrebbe essere uno appena un po' fuori che dovrebbe costare un po' meno. Con tutta probabilità andremo lì, così magari facciamo anche acqua e facciamo un po' di servizio, che non ricordo l'ultima volta che abbiamo fatto. Credo ancora a Windhoek che abbiamo fatto acqua, ne abbiamo ancora tanta, noi cerchiamo di sprecarne il meno possibile, però se c'è tanto vale farla, perché poi non sappiamo bene dove andremo a finire. Ha fatto fresco anche questa notte. Ci predisponiamo a lasciare questo territorio vulcanico. Il nostro Valentino sbuffa, vuole andare, vuole partire. Dobbiamo sistemare anche questo sfiato anomalo. E allora salutiamo le nostre rocce nere, i sassi messi su dai giganti. Adesso qua io proverò a fare un po' di retro. Sì. Poi proverò ad andare giù di là. Lì occhio che c'è un po' di scalino, Scalino! Ok. Dai, ora non ti vuoi più lamentare, c'hai il sedile ad aria. Sì, ho capito, però la pendenza c'è sempre. Cioè, guarda quelle rocce lì se non sembrano messe su apposta. Ma quelle forse sono apposta. Ma da chi? Da un gigante? Ma scusa. Cioè, quella sopra ok, ma quelle sotto? I wanna save every moment now. Hold tight, my love, we got this one right. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. Dopo il vigneto c'è anche il palmetto, guardate qua, enorme. I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm upset. Hai visto cosa si può fare nel deserto? Basta un po' d'acqua. Cambia tutto. Il pistone è un po' più ondulato. Fortunatamente non c'è la toll e questo Valentino ringrazia. I don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not alienate. Since I met you, my life's like a train. Questo sembra il pistone della ferrovia della Mauritania, solo che è una bella strada, non ci sono le dune. Comunque la ferrovia c'è, in disuso, invece quella della Mauritania va, sembra incredibile, questa sembra molto migliore. Ragazzi, abbiamo appena attraversato la ferrovia e c'è una farm che in realtà pubblicizza anche i suoi prodotti, tipo il biltong e
caffè e la torta di mele. Ma mi sembra veramente un posto surreale questo, e quasi quasi ci andiamo a fare un salto. E quando l'abbiamo visto al di là della fotografia abbiamo detto guarda se non ci sembra qua una Route 66. E infatti guardate qua, c'è anche la bandiera americana. Sembra veramente un pezzo abbandonato della Old Route 66 questo che abbiamo percorso negli Stati Uniti. E sono curioso. Andiamo a vedere se c'è un pezzo di torta di mele. Che è sta roba? Season of Namibia. Fact of Namibia. La proporzione tra gli uomini e le donne, la proporzione tra gli anziani e i giovani e il numero totale di abitanti. Ma più che altro ti dice che il winter season è alle 6 del mattino, l'estate alle 2 del pomeriggio e l'autunno è intorno alle 6. Che giustamente qua più o meno è sempre uguale, ma cambia le temperature. Anche qua un po' di mezzi d'epoca. Ma questa roba che è? Cioè, mi sembra della scenografia per un film di fantascienza, guerre stellari. E qui ragazzi abbiamo un carretto un po' particolare, trainato da queste due moto Suzuki, decisamente particolari. La cosa bella è che sono messi come degli asinelli a traino, sono due, e dovrebbero trainare queste poltrone su questo carro. Vogliamo parlare di questa Chevrolet 31 Apache. Pensate. Buon anno 1932. Benvenuti, la ex moglie. Guardate qua che porta motocicletta, questa Kawasaki. Ci sono anche due coccodrilli finti. Ragazzi, ci sono delle belle opere d'arte, ma soprattutto guardate col cartello. Enjoy the no internet, no wifi, no swipe, no tv, landscape and the people. Solo questo puoi enjoyare. Beh, qua dentro c'è anche il negozio, c'è un po' di artigianato, ci sono dei quadri che rappresentano sia questo posto che gli animali del luogo, che anche un po' di natura morta. Ci sono i cuscini, ci sono anche i mini suricati de Matera, c'è anche il classico tacchino che cammina nel deserto. Questi sono bellini. C'è pure il facocero ed è bello peloso, eh. Beh ragazzi, il posto è veramente molto carino, ma con tutta probabilità hanno anche qualche stanza qua dove fermarsi la notte, chissà. Non è molto ben chiaro, sembrano un po' di edifici strani costruiti in momenti diversi. C'è anche il canozzo. Ciao! Più che altro mi piace veramente il fatto che è tutto costruito con materiali riciclati, come è giusto che sia nel deserto. Ragazzi, guardate che bella questa mappa che è stata disegnata a mano su una saracinesca. Noi siamo arrivati al Botswana passando da qua, dopodiché abbiamo fatto tutte le strade un po' secondarie e siamo arrivati all'Uderitz, che sta qui, e dopodiché attraverso altre strade secondarie siamo arrivati più o meno qui, alla Canyon Farm Yard. E adesso dobbiamo proseguire per andare al Fish River Canyon e dopodiché andremo, credo proprio ad Orangemount, che è questa cittadina mineraria così particolare, attiva. Allora, noi abbiamo voluto sperimentare il caffè, che era tanto pubblicizzato all'ingresso, ed è fatto con la French Press, che dobbiamo provare. È un po' che stiamo pensando di prendercene una da tenere in casa, eh. Abbiamo voluto prendere una fetta di torta, se poi gradiamo magari facciamo il bis. Una torta di mele un po' strana, sono curioso. C'è anche la panna, intingo nella panna. Le bon. È buona. Era pubblicizzata. Era pubblicizzata, ma devo dire che fanno bene a pubblicizzarla, è buona. Bene, ci siamo rifocillati. Abbiamo apprezzato questo posticino. Hai visto là ci sono anche dei trailer fatti tutti de ferro. I due proprietari erano molto simpatici, erano due persone anche abbastanza anziane. Queste aree recintate con il telo verde sono delle zone attrezzate per il campeggio. I walk between the raindrops. I am soaked, but I don't mind the cold. I have walked this street 1,000 Oh, ci sono gli Oryx! Ma sono tra due recinti addirittura. Sapevano dove andare. Stiamo per entrare nel parco,
Camping in the Gondwana Canyon Park is illegal and dangerous. Please make use of designated camping facility. Va bene, l'avevamo capito che qua non si poteva. Non è che è dangerous, è che naturalmente preferiscono che tu vada a dormire nelle strutture. Però a un certo punto, se non altro, qua spariscono le recinzioni, perché siamo all'interno di una recinzione. Qui comunque si fa veramente fatica a capire se sei dentro o se sei fuori. Non è proprio sempre chiaro. Il ponte di ferro della ferrovia. Vabbè, qua sul canyon. E lì ci sono le zebre. Ma ragazzi, noi in pratica siamo arrivati, perché il canyon da visitare è una quindicina di chilometri più avanti, però non possiamo fare tutto in giornata e quindi ci conviene che ci fermiamo qua alla stazione di servizio, che è anche campeggio. Anche questo c'hai le macchine d'epoca. Che posto è questo qua, raga? Cioè, forse perché è quello più economico. Ragazzi, ma abbiamo parcheggiato perché vogliamo andare a chiedere alla tiendita come funziona per il campeggio, ma mi ritrovo sotto questo parcheggio che è coperto da questi pannelli fotovoltaici che sono dei bifacciali della Canadian Solar, una marca abbastanza conosciuta. È una bella installazione, è veramente interessante perché ti fa capire proprio come vengono sfruttati questi pannelli bifacciali. Quelli sono rivolti in una maniera, questi sono rivolti in un'altra. In quel momento quelli stanno utilizzando quella che è la riflessione che arriva dal terreno, mentre in questo caso questi qui ancora no, però lo faranno magari stasera. Qui abbiamo 3 regolatori che ora stanno producendo 5 kW ciascuno, quindi 15 kW qua abbiamo prodotti in questo momento. E ora direi che l'esposizione è più che buona. Considerate che è inverno. Questi invece che sono dall'altro lato stanno probabilmente utilizzando abbastanza la riflessione da sotto. Per vedere quanto stanno producendo questi. Questo 4 kW e questo 4 kW e 3, 4 kW e 5, più variabile. Hai capito? Comunque ci sono un sacco di macchine d'epoca. Questo furgone secondo me viene ancora utilizzato, arriva dalla miniera di sale di Swakopmund. Comunque i mezzi d'epoca da queste parti piacciono proprio. Questo posto è veramente pieno. Bellissimo, sembra un museo d'auto storiche. E ci sono anche i cartelli delle stazioni di servizio. Ci sono anche dentro, ragazzi. Questo è un international. Comunque gli statunitensi qua hanno importato un sacco di roba, ragazzi. E comunque questo furgone da questo lato sembra riconoscibile. È diventato il bancone, c'è anche la cassa. Cioè, ragazzi, guardate che locale qua in mezzo al deserto. Ci sono i tavolini a fianco ai mezzi d'epoca. E comunque sono tutti mezzi americani, ragazzi. We can do it. Guardate qua, reparto salotto arredato in stile anni 60. Bellissimo. E se volete un'idea di come realizzare il caminetto di casa, che può diventare anche forno per pizza, guardate qua. Bellissimo. E abbiamo anche una Jeep Willys, altro furgoncino della Chevrolet con i loghi Volkswagen. Questi sono i bar pieno di target namibiani, ma ci sono anche un sacco di locandine di film americani, i Predatori dell'Arca Perduta, i film di Clint Eastwood, Il Padrino, Lawrence d'Arabia, Grease. Devo dire che in questo posto vendono delle cose veramente particolari. Cioè, perché dovrei comprare in Namibia un barattolo della Route 66? Non lo so. O che ne so, il cartello pubblicitario degli hot dog hot and fresh. Capisco invece che potrei comprare la brace immediata, che bruci direttamente tutto il sacchetto e fa tutto lui. Non hai bisogno neanche della cosa per accenderlo. Ragazzi, ma questa pianta, ma è incredibile. Cioè, al di là del fatto che è cresciuta dentro il cofano della macchina, cioè, quindi vuol dire che effettivamente sta macchina è qui veramente da tanto tempo. Non so in quanto tempo cresca questa pianta, che è veramente incredibile. Sembra la pianta della cosa dei Fantastici 4. Ma è incredibile. Pensa a te, questa pianta dove è andata a crescere così. Pazzesco. Comunque ragazzi, questo posto deve essere abbastanza pieno. Credo che abbiamo trovato uno degli ultimi posti tra quelli più economici, perché abbiamo preso
il campeggio più economico è il posto più economico, quindi credo che sia una soluzione veramente pessima a quanto ho capito, perché ci deve essere qualcun altro già strapieno, non lo so, però non abbiamo altra scelta e costa la metà rispetto a quello che c'è a 15 km, quindi va bene. Cioè, qua abbiamo un altro esempio di pianta cresciuta dentro il cofano di un motore, ma ha inglobato cioè, il motore. questa è riuscita a inglobare pure il motore. Guarda che roba. Cioè, tra l'altro è cresciuta nella parte del motore che era rotta, cioè non c'è verso che l'abbia rotto la pianta. Adesso andiamo verso la parte del campeggio e vediamo un po' come ci hanno assegnato questo posto. Allora, c'è l'indicazione del camping. Ah, attenzione, si dice che qua ci sono gli animali liberi, senza i recinti. Il posto direi che è bello, come location del camp. Però lì c'è anche la piscina, ragazzi. Piscina nel deserto. Adesso fa un po' freddo. Guardate, bello, qui hanno fatto il percorso per andare ai bagni. Però volendo si può andare a piedi lassù sulla collina, Poi ci andiamo a vedere il panorama. Sì. Ci siamo piazzati. Qui siamo nella zona dove ci sono 3 piazzole, una dietro l'altra, e ci hanno detto che dopo arriverà qualcuno, probabilmente. Quindi noi ci siamo messi nell'ultima, così se accendono tutti la griglia non dovrebbe affumicarci troppo la parete del camion, perché era veramente attaccato. C'è un sacco di spazio e quelle sono le piazzole più care, naturalmente, quelle che hanno tutto il privé. Insomma, noi non ce l'abbiamo il privé, ma a noi non serve, siamo qua solo per la giornata, per tirare domani mattina quando andremo a vedere questo canyon. La tua griglia ce l'hai, è qua. La tua piazzola di cemento ce l'hai, c'è anche la presa della corrente, c'è anche una lampadina, c'è la tua targa che ti ricorda che sei al sito 15, però non c'è l'acqua. Ahimè, per caricare i serbatoi. Naturalmente noi siamo qua anche perché vogliamo fare una lavatrice, dobbiamo poi spostarci e andare là, credo. Va bene. Pezzo di gomma, ragazzi. Quasi la tolgo. Non ce la faccio. C'è un pezzo di gomma che viene via. Ragazzi, queste piste a volte sono un po' pietrose. Abbiamo fatto la nostra lavatrice, abbiamo lavoricchiato un pochettino al computer e adesso, prima del tramonto, facciamo 2 passi lassù e vediamo cosa si vede dall'altra parte. Stamattina eravamo in un posto dove le rocce erano tutte stondate, dello stesso colore, mentre qua sono tutte squadrate, belle tagliate, sembrano pronte per far su dei muretti. Eppure siamo a pochissimi chilometri in linea d'aria. Qua c'è il tavolino lucido, domani mattina puoi venire qua a far colazione. Qua hanno fatto il montarozzo che devo dire mi sembra un po' quelle situazioni che si trovavano in Angola, dove dentro ci mettevano la testa e il corpo del soba prima di tagliargliela, portare via la testa, insomma quelle robe lì. Chissà se qua dentro c'è un soba qua del deserto. Di fatto la vista da qua non è niente male, non capisco bene qua cosa succede. Ah no, qua si può scendere. Wow! Valentino è un po' appariscente, devo dire, è un po' fuori dalla media nelle dimensioni dei veicoli che vengono qua. Dobbiamo dire che camion non è che ne abbiamo incontrati così tanti. Qua d'altronde vanno tantissimo questi fuoristrada super attrezzati e tanti trailer. Sono comodi, tipo i sudafricani che ci sono a fianco a noi ci hanno detto che domani loro rimarranno qua, lasciano il trailer, il campo già montato, andranno al canyon dove andremo noi e poi la sera tornano qua. Chiaramente andranno solo con la macchina. Queste rocce sono talmente nere che sembra carbone, ragazzi. È incredibile. Questi sembrano dei pezzi enormi di carbone. E questa che abbiamo qua di fronte è la strada che abbiamo fatto per venire qua, al campeggio. Cioè, ma guardate questa roba. Sembra che l'abbia scavato dell'acqua, ma da dove? Come? È incredibile, sembra una scultura. Sembrano tanti piccoli crateri, sembra come un plastico, oppure, che ne so, una foto scattata da un satellite altissimo.
Guarda che roba. Che pianeta è questo? Suri Educational Channel. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e benvenuti qui al Fish River Canyon. O meglio, non siamo ancora proprio dentro la zona dove andremo a vedere questo canyon che sembra essere magnifico, però dobbiamo dire che siamo circondati da un deserto in continuo cambiamento. Sembra quello che poteva essere un cratere nero, tutto nero attorno a noi, rocce squadratissime, tagliate da chissà chi, di qualche epoca passata, non lo so, comunque è bellissimo. E oggi certamente godremo di un'altra parte di questa Namibia che, ahimè, tra un po' dovremo lasciare e ci dispiacerà molto. Il campeggio probabilmente inizia a svegliarsi e devo dire che siamo in un campeggio un po' strano. Noi siamo nelle piazzuole economiche e quindi qui fanno anche overbooking. Adesso dall'altra parte lo capite meglio. Praticamente ieri è arrivato un ospite che aveva prenotato, anche lui che è la parte cheap, però c'eravamo già noi altri, quindi hanno detto ma sì, mettiti anche tu, vabbè, stesso. Guarda, eccoci qua, si stanno svegliando anche loro. Questa sarebbe stata la nostra piazzuola, però ma tanto noi il barbecue lo facciamo, usatela voi. Devono accenderlo anche questa mattina, ci sono anche i bambini. Questi signori hanno questo camper, sono sudafricani, ce ne sono veramente pochissimi, sono una rarità questa tipologia di camper che è tipica europea. Vedremo quando saremo in Sudafrica, però qua ne abbiamo visti forse in ormai più di 2 mesi che siamo qua, forse 2 o 3, una roba del genere. E comunque fuori comincia a fare fresco. Va bene, come vedete qui la privacy non è che ci sia molta nei campeggi cheap, perché quelli più costosi hanno tutto il loro privé. Ed è una cosa incredibile sapere che ieri abbiamo passeggiato un po' là dietro e c'è l'infinito spazio per milioni di persone qua. In realtà i namibiani sono pochissimi e i turisti ci sono. La Namibia è un paese turistico, ma non è che ci possa essere l'overbooking del deserto, diciamo. Bene ragazzi, ho preriscaldato il motore, anche così farà un po' meno fumo, visto che abbiamo le persone a fianco. Ci spostiamo subito qua dietro che facciamo acqua. Mi piace un po' questa atmosfera un po' frizzante la mattina. Non mi copro troppo, anche se in realtà così sono un pelo leggero. Questa notte -4, adesso siamo a 1 grado, 2, però appena il sole sale. C'hanno sempre i rubinetti che perdono, quindi ci posso fare poco. Ci posso fare veramente poco. Posso chiudere un pelino. Vedo che sta funzionando anche il regolatore di pressione interno. La lancetta della pressione si è alzata. Dentro, praticamente qua dietro, si vedono sempre poco perché sono proprio dentro il lavandino. Ci sono 3 regolatori di pressione che servono a proteggere l'impianto interno qualora caricassimo da fonti ad alta pressione, come sembra essere un po' in questo caso. Infatti il regolatore un po' sta funzionando. Qui è possibile che usino delle pompe elettriche per creare giustamente l'impianto idraulico di tutto il campeggio. Non vedo cisterne sopraelevate, quindi non usano la semplice gravità e quindi la pressione si può alzare e se non te ne accorgi potresti rovinare l'impianto. Chiaramente dipende cosa c'è dentro, se c'è solo l'osservatorio succede niente. Sono davvero bellissime queste piante ragazzi, proprio belle. E qui credo che si veda con la videocamera, vediamo bene gli effetti della rugiada della mattina nel deserto, quella che praticamente dà la vita a tutte le piante che vedete qua attorno, che sono predisposte geneticamente per riuscire a recuperare ogni singola goccia di rugiada, perché qua non piove mai, però lo sbalzo di temperatura aiuta. Scarichiamo l'acqua. Lì innaffiamo un po' le piante. Ho fatto anche l'acqua, siamo a posto. Possiamo a vedere questo canyon. Esatto. Bene, qua dalla mappa, mediante le curve di livello, possiamo vedere bene che canyon pazzesco è questo del Fish River. Mi sembra di capire almeno 500 metri di dislivello in alcuni punti. Tanta roba, ragazzi. Ma qua basta un attimo e ci ritroviamo sulla strada che ci porta all'ingresso del parco. Cioè, in realtà dentro un parco siamo già, quindi ci porta dentro un'ulteriore area dove in realtà si paga. Per questo parco che siamo adesso non si paga niente, mentre per andare a vedere il Fish River Canyon in realtà dovremo pagare il prezzo del biglietto.
Oh, siamo quasi arrivati all'ingresso del Fish River Canyon. Credo che dopo noi dovremo andare da questa parte e devo dire che questa strada già mi piace. Non vedo l'ora di iniziare a percorrerla. Guarda lì che bella! Wow! No, mamma mia. Cioè, già stiamo entrando in una valle. Poi più avanti ci sarà pure il canyon. Ma intanto guardate che panorama. 10 km il canyon. Allora, il biglietto si paga qua. I visitor center di fatto non è che esistono, non è che ti vengono date molte indicazioni su che cosa c'è nei parchi. Ha detto andate di là. Andate di là. Però dobbiamo dire che è vero che i campeggi costano tanto all'interno di questi parchi, però poi in realtà l'ingresso al parco vero e proprio è più che accettabile. E costano tutti uguali. Cioè, per noi sono neanche 20 euro in totale. Allora, qua ci dovrebbero essere i cartelli. Fish River intanto 11 km, Hiker Point, Sulphur Spring e Eagle Rock. Qua forse siamo arrivati al viewpoint. È il Grand Canyon dell'Africa questo. Stiamo costeggiando praticamente il canyon. È enorme. Bello profondo. Cioè, c'è un viewpoint. Ma c'è una roccia, sotto non c'è niente. Cioè, proprio sullo strapiombo ci fanno parcheggiare. Metti bene il freno. Devo dire che prima di camminare lassù magari ci copriamo un attimo perché fa freddo. Bene ragazzi, proviamo a farci questa camminata qui nel Grand Canyon dell'Africa e raggiungiamo quel punto che sembra spaziale proprio. Ragazzi, comunque fa freddo. Che bello! Vado ad avvicinarmi qua ragazzi, sono incuriosito. Guarda qua, sembra una scalinata per giganti. Nel punto più profondo sono almeno 500 metri di dislivello. Wow! E qui ragazzi hanno messo tutte le pietre in circolo, guardate qua che lavoro. Pensa a te. Però ci vorrebbe il drone per vederlo dall'alto, ma naturalmente il drone qua è vietato. E qua secondo me ci dobbiamo preparare. Siete pronti? Non l'ho ancora visto neanche io, Facciamo lo sbam. 1, 2, 3. Sbam! E qua si vede bene fino in fondo, si vede anche un po' d'acqua nel fiume, sono più che altro delle pozzanghere, però si percepisce che il corso, se non altro sotterraneo, è continuo. E qua vicino al dirupo devi stare attento dove metti i piedi, perché se caschi di sotto non la racconto. Devo dire che fa abbastanza paura, perché sembra tutto bello piatto, bello camminare bello tranquillo, ma secondo me qua sotto dove siamo noi non c'è niente. Cioè noi stiamo veramente su un balcone, Luci. Se ti succede qualcosa là sotto non chiamano neanche a casa. No. Ragazzi, qua ci sono delle viste a 360 gradi. Mamma mia. Bellissimo. Ci spostiamo dall'ultimo viewpoint, quello più a nord, e proviamo ad andare a vedere altri punti di vista di questo canyon.
arrivati a questo viewpoint scopriamo un po' della storia di questo territorio, che pensate è stata popolata dalle tribù Nama, gli stessi con cui hanno combattuto i tedeschi quando qua hanno instaurato la loro colonia. I Nama erano delle tribù che arrivavano dal sud, dalla zona del Capo per intenderci, e qui si erano fermati perché avevano trovato un territorio fertile grazie proprio al Fish River. I Nama erano suddivisi in tanti sottogruppi, molto spesso combattevano anche tra loro e vivevano generalmente in modo molto isolato. Ma vediamolo da qua, questo canyon. Che balcone! Alcune misurazioni pensate che lo portano al secondo posto dopo il Grand Canyon per quanto riguarda larghezza e profondità. Però sono sempre dati che vanno presi un po' con le pinze, perché dipende da come vengono fatte le misurazioni, che lunghezza prendi come riferimento, e insomma è comunque bello grosso. Allora, pensate che è vietato fare trekking in questo canyon in una sola giornata, cioè non puoi andare giù e ritornare su e fartelo in giornata, è vietato. Ma in realtà è consentito fare un trekking che richiede almeno 5 giorni per percorrere tutta la parte più profonda del canyon, che sono circa 80 km. Devi essere chiaramente autonomo per tutte le giornate necessarie ad affrontare questo percorso, perché non ci sono vie d'uscita. E adesso proviamo a prendere questo pistino e andiamo a vedere fin qua dove si può arrivare. Prendiamo la deviazione perché il percorso principale è un po' scavato. Sì, ho sgonfiate io, non ti preoccupare. Comunque il problema fondamentale per noi in queste zone, in questi percorsi, è che sono fatti per i fuoristrada fondamentalmente. Sono molto stretti e noi ci ritroviamo sempre a viaggiare costeggiando e grattando le gomme sulla parte scavata, nel fianco. Mettiamo le ruote insomma nella parte peggiore del percorso. Oh! Guarda qua! Incredibile! No, non mi metto troppo vicino al fondo, mi metto qua che mi sento bello tranquillo, piano. Che terreno roccioso e naturalmente viene usato da tutte le persone che passano di qua per costruire torrette, le pietre. Secondo me anche qua ci aspetta uno spam pazzesco. È veramente incredibile. Pensate ai primi esploratori che sono venuti qua a ricercare testimonianze di uomini primitivi che hanno vissuto da queste parti e le hanno trovate. Ci sono tantissime pitture rupestri ma anche tanti graffiti. Ce n'è uno molto particolare che ha trovato un esploratore nel 1969. Pensate che ha trovato questo posto proprio quando la missione Apollo 11 è tornata sulla Terra vittoriosa. E infatti questa caverna che ha trovato quest'uomo è stata nominata Apollo 11. E proprio in questa caverna, sotto una coltre di polvere, praticamente borotalco, accumulatosi in millenni, sono state trovate delle incisioni veramente molto particolari che riportano la testimonianza di più di 5.000 anni fa. Qua mi spingo verso queste piante perché sono veramente super particolari. Sono diverse da tutte quelle che abbiamo visto finora, ragazzi. Questi che possono apparire agli occhi inesperti, i miei, dei cactus, in realtà non lo sono. Sono comunque delle piante succulente, ovvero che cercano di incamerare il più possibile l'acqua, che è quella poca che c'è a disposizione da queste parti, ma in realtà hanno un meccanismo di sfruttarla molto diverso rispetto ai cactus. Pensate che ad esempio queste piante cercano di proteggersi ricoprendosi a volte anche di sabbia, chiudendo i loro pori per far sì che l'acqua che c'è all'interno non esca, non venga sprecata, non evapori. Queste piante nello specifico vivono in queste regioni molto desertiche dove piove meno di 150 mm d'acqua l'anno. È incredibile pensare che non esistono cactus nella parte sud tropicale dell'Africa. Proviamo a camminare qua sul cucuzzolo dove ci sono le altre succulente Al bordo del precipizio. Qua potremmo quasi dire che c'è una piccola foresta di queste piante.
sono veramente bellissime e guardate che posto si sono scelti. E qua siamo arrivati Un altro spam. adesso guardate che mi aspetta. 1, 2, 3, sbam! Dato che abbiamo parlato di quei cactus che non sono cactus, questa pianta dove è cresciuta? Anche lei è una succulenta, una mega succulenta della famiglia delle aloe. Infatti le foglie un po' ce la ricordano, ma guardate più che altro dove cresce sta pianta. Allora, bisogna prestare veramente molta attenzione a camminare qua, soprattutto se si fanno le riprese e le fotografie, perché sennò fai la figura di quello che guarda il cellulare e casca di sotto. Bisogna veramente prestare attenzione. Guardate che posto! Il percorso per arrivare qua era un po' sconnesso, quindi qui magari non ci vengono proprio tutti, perlomeno chi non vuole distruggere la macchina magari ci viene. E guardate che roba, ci sono altre piante, ancora diverse. Anche questa è veramente incredibile e ragazzi guardate lì, chissà quando spunterà fuori anche il fiore. Sapete che in questo deserto ci sono circa 5.000 specie diverse di piante, è incredibile. E qua ne abbiamo già viste in pochi metri 3 diverse, pensate. Che poi io ho parlato di 3 diverse parlando di succulente, ma ce ne sono anche altre. Guardate questa. Meno esuberante se vogliamo, però anche lei è qua e fa la sua vita con le sue spinette, con le sue foglie che cercano di raccogliere tutte le gocce di rugiada. Molto spesso aprono le foglie la notte e le richiudono per tenersi dentro l'acqua e portarsela via e tenersela durante la giornata quando fa caldissimo. Ma naturalmente bisogna pure mangiare. Ci siamo fatti una piccola porzione di pasta, così per affrontare poi il pomeriggio con l'energia giusta. Penso che ti basti, vero? Dovrebbe bastare, ce la facciamo bastare. Comunque anche tu avevi fame, non è che mi devi infamare solo a me perché c'avevo fame. Quindi buon appetito. Buon appetito. Mangiamoci questo piatto e poi proseguiamo qua nel canyon. Bene, prima di lasciare questo posto, do un'ultima occhiata qui da questo balcone naturale. E riprendiamo questa pista un po' dissestata, però qua sul fianco guardate che panorama. Si tiene a una certa distanza, giustamente. Mangiato, abbiamo mangiato. E ora vamos. E giriamo per prendere la strada che abbiamo visto all'ingresso, che costeggia in parte il canyon, un po' distante, però sembrano esserci anche qua dei panorami pazzeschi. Eh sì, ai, vamos. 65 km, ma noi ci fermeremo prima, perché usciti dal parco, fuori dalle transenne, o meglio, quando riprenderanno le transenne fuori dal parco, quando saremo fuori, ma dentro la strada, ci troveremo un posto. Ragazzi, questo pezzo di pista sembra una pista da bowling, è piattissima. Qui un aereo atterrerebbe abbastanza bene. Guarda che roba! Ma questo pietrone così stondato in mezzo al niente. Qua siamo ancora dentro al parco, ma tanto sarebbe spettacolare addentrarsi un po' lì, trovarsi un posticino e aspettare il tramonto.
e all'improvviso cambia tutto. Finisce il pistone dritto, il pistone diventa, diciamo, un po' così corrugato, ma più che altro si addentra su queste colline e ci sono un sacco di curve. Adesso dobbiamo fare il Gran Premio della montagna. Sei pronto? Gas. Qua c'è pure un tornante. Strada bellissima e non passa assolutamente nessuno. Siamo completamente soli ad andare verso Ice. Bisogna scendere giù nel canyon e praticamente lì dovrebbero esserci anche delle terme. Non è ancora passato nessuno. Siamo arrivati a 250 metri sul livello del mare. Siamo scesi abbastanza, poi ce lo dovremo rifare indietro. Però siamo arrivati a Ice. Questi sono i campi da tennis di Ice. Questi chissà se sono tipo dei bungalow. E qua c'è la piscina con l'acqua calda. In realtà qua ci sarebbe anche il campeggio, ma questo campeggio è caro naturalmente. Non fa per noi, però noi volevamo vedere la pozza d'acqua calda, per vedere insomma la hot spring, l'acqua calda. E dov'è? È lì? Ah sì. Ah. This water is extremely hot. È qua la pozza dell'acqua termale. 65 gradi. Ma senti, si sente il caldo già da qua. Eh sì. Qua si sta benissimo. Eh sì. Che posto assurdo, ragazzi. Non si capisce neanche molto bene come funziona. Queste sembrano tutte piazzuole. Ognuno ha il suo rubinetto dell'acqua e credo anche l'elettricità. Ma mi sembra un po' sdrenato. Acqua a 65 gradi, quindi probabilmente hanno qualche altra poi vasca che la miscelano un po'. Eh sì. Arriva dal sottosuolo, bollente. Vai Luci, prova a toccare. Vediamo l'effetto acqua bollente. Brucio. Non sarà tutta a 65 gradi. È tutta calda, sì. Brucia. Eh. Sì, non riesci a tenere la mano dentro. E qua c'è invece un po' di vista sul Fish River. Milioni di insetti popolano questo letto di fiume. Pesci non credo. Non lo so. Ma Andiamo a vedere la piscina. perché quella è la pozza dell'acqua bollente. Qua forse l'hanno temperata un po' e forse si può fare il bagno con l'acqua calda da spa. Questa è tiepida. Non è caldo, non è da spa. No, È tiepida, però è tiepida, deve essere piacevole. Deve essere piacevole, tiepida. La spa nel deserto, ragazzi. Stiamo incontrando un sacco di sudafricani qua che ci stanno raccontando di quanto fa freddo in Sudafrica, a seconda della zona. Lo so, vedremo. Non abbiamo ancora idea di che giro fare in Sudafrica, in realtà. Non abbiamo ancora minimamente pensato. Però ci dobbiamo pensare perché. Eh sì, perché tra qualche giorno in realtà dovremo entrare, quindi inizieremo a pensarci. Va bene, c'è tempo però, c'è tempo. Bene, ma lasciato a Ice, adesso noi prendiamo la strada per Oranjemund, ma come avevamo detto ci fermeremo da qualche parte. Siamo fuori dai confini del parco e quindi abbiamo tutto ciò che sta all'esterno delle recinzioni che circoscrivono la strada per campeggiare. Ampio spazio, ampia scelta. Diciamo che Valentino ci sta abbastanza, però quanto sarà? 5 metri da una parte e 5 metri dall'altra, basta. Vedremo, troveremo l'angolo vicino alla recinzione migliore. Ma questa montagna che sbuca qua nel deserto si chiama Mont Elena. E adesso ci troviamo un posto lì vicino, dove svetta anche proprio qua sulla mappa,
bello evidente qua in mezzo al nada. Attenzione, Oh, non ci sono più recinti? non ci sono più recinti. Ma qua non è che è un parco. Che montarozzo. Incredibile. Il territorio è veramente aspro, poi appena fuori dalla strada, è vero, non ci sono le recinzioni, ma qua è tutta sabbia e sembra anche abbastanza fine. Di qua invece sono tutte rocce, canyon, buche. Ma adesso un buco ce lo troviamo anche noi. Proviamo a uscire un po' dalla pista. Stando attenti alle pietre, perché... Sono belle aguzze. Eh sì. Un po' uno spiazzo. Vabbè, sì, non è che ci siamo nascosti dalla strada, però... Siamo nascosti dal nada, però No. granché. Esatto. E comunque sul Monte Lena ci hanno fatto anche la scritta, Cioè, qua, guarda com'è liscia, sembra levigata apposta. Sì. Siamo tagliate con una lama perfetta. Va bene, noi il nostro posto nel deserto dove dormire questa notte ce lo siamo trovato. Geologo, aiutami tu, guarda qua, c'è come una linea perfetta di queste pietre che sono più rosse, sembrano quasi dei mattoni. Solo qua, c'è solo come una linea. Cioè, solo qua, come una linea. Ce n'è un'altra di linea, ma invece di queste rocce più nere, un po' più simili a queste. È incredibile. Cioè, è proprio anche... Sembra un elemento a sé stante, compattato solamente con poi con tutto il sedimento tra questa roccia più nera e questa più rossa. Di mezzo c'è anche un po' di questa. Cioè, guarda anche qua. C'è questa linea di rocce che sono queste un po' più trasparenti, che sono assolutamente incastrate qua in mezzo, questa roba qua. Ma pensa a te. Cioè, è incredibile. Compressate qua. È pieno di linee. Questa fatta con rocce diverse ancora. Ma che roba. Incredibile. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go wherever you go. Every day is a heartbeat. Every day another moan. Every day is a gallows. I can feel it in the bone. I'm alone. Take me home. As you make the bed, so you must lie. Every day is a rabbit trap and a walk of the lamb. Do you think you can sue me for that? As a judge of the land, I'll go wherever you go. This life doesn't go well with me. I'm not a member of the band. Do you think you can like me despite that, sitting on God's right hand? I'm alone. Take me home. As you make the bed,